Esattamente un anno fa, giugno-luglio 2025, ho preso in mano l'uncinetto per la prima volta, non sapevo fare assolutamente niente e in questo video ti mostro tutto quello che ho realizzato, progetti finiti, non finiti, disfatti 3000 volte nel corso di quest'anno. Spero che questo video possa essere utile a chi magari vuole iniziare a fare l'uncinetto ma non sa che progetto realizzare all'inizio, sta cercando delle idee per dei progetti. Questo video spero che faccia per te. Spero di non dilungarmi troppo e di non rendere questo video troppo lungo. Comunque ho realizzato più o meno una decina di progetti e ve li mostrerò in ordine cronologico, quindi dal primissimo progetto all'ultimo progetto, quindi quello più recente che ho realizzato. Vi metterò tutti i link dei tutorial pattern che ho seguito per realizzare questi progetti sotto in descrizione, quindi trovate tutto lì se può essere utile. Come primissimo progetto ho realizzato questo portachiavi e l'ho realizzato senza seguire un tutorial, insomma volevo provare a fare qualcosa di mio, i punti base, vabbè, innanzitutto come tenere in mano l'uncinetto. Avevo cercato un tutorial su YouTube in cui fare la maglia bassa, praticandola ho fatto questo portachiavi e si sta disfando, non credo di averlo mai utilizzato, anche se insomma l'avevo fatto apposta per riuscire a metterlo al polso, ma vabbè. Come secondo progetto ho realizzato queste due mattonelle. Secondo me, se sei un principiante e non sai da cosa iniziare, pratica le mattonelle. Questa mattonella l'ho realizzata, è la classica granny square, quindi è molto facile da realizzare. Ho seguito un video YouTube, non mi ricordo quale nello specifico perché davvero su YouTube ce ne sono un'infinità di video tutorial delle mattonelle. Invece questa mattonella, che è una mattonella traforata molto bella, e questa l'ho realizzata da Julien Crochet, di cui ho anche comprato la rivista in cui c'erano i gomitoli, anche l'uncinetto e appunto i gomitoli per fare questa mattonella traforata. Questa è davvero molto bella, mi sono divertita a farla e anche questa è molto facile da realizzare. Molto belli anche i colori, tra l'altro nella rivista ci sono anche dei mini progettini che si possono realizzare e lei appunto spiega molto bene, è molto esaustiva, la consiglio davvero se sei principiante e non sai da che progetto iniziare. Poi volevo fare un po' di pratica con i punti che avevo appena imparato e ho realizzato questo, anche questo secondo me voleva essere un portachiavi ma non l'ho mai usato, l'ho fatto tutto a maglia bassa, ero molto contenta di averlo fatto perché appunto non ho seguito in realtà un vero tutorial, però è questo, mi ero anche dimenticata di averlo sinceramente, però appunto non l'ho mai usato. Poi ho realizzato dei segnalibri, questi ho seguito il tutorial di, non mi ricordo come si chiama, comunque ho seguito un tutorial su YouTube e questi segnalibri sono un progetto facile, veloce e molto divertente da realizzare se sei principiante. Ne ho fatti 4-5, il video tutorial è spiegato molto bene ed è davvero molto facile da realizzare, molto bello. Poi abbiamo il mio primissimo progetto che ho indossato, il più impegnativo diciamo fino adesso, ed è stato questo cappellino. Questo cappellino ho seguito il video tutorial di VM Crochet. Il tutorial è molto facile da seguire, è spiegato davvero bene. In questo caso ho deciso di farlo a doppio filo perché mi ero fissata col mélange, quindi davvero mi piaceva l'effetto colorato e non a tinta unita e l'ho realizzato a doppio filo perché lo volevo un po' più rigido. L'ho indossato praticamente tutta l'estate. Il primo giorno che l'ho realizzato mi ricordo sono stata in casa tutto il giorno, l'ho indossato in casa tutto il giorno anche se non sono uscita, e di questi cappellini ne ho realizzati 3. Poi sono andata in vacanza e ho realizzato questo portatelefono con il punto a rete che c'è anche nel cappellino. Questo l'ho realizzato senza seguire un video tutorial, mi sembra. Anche di questo secondo me su YouTube ci sono un po' di video in cui spiegano il punto a rete e l'ho indossato una volta e basta. Qui c'è la tracolla fatta con una catenella e una maglia bassa, però appunto non l'ho mai indossato. Poi ho realizzato la mia prima borsa, questa qui. Questa l'ho realizzata a doppio filo, ho seguito il tutorial di Abok Studio su YouTube, i video in inglese, lei spiega benissimo e
Questa borsa qui, come vi dicevo, l'ho fatta a doppio filo come l'altro cappellino, l'ho rifatta una volta perché avevo fatto per sbaglio degli aumenti, ma bellissima. L'ho fatta mélange, a doppio filo bianco e nero, ero fissata con mélange, quindi mi piaceva questo effetto e l'ho indossata praticamente tutto l'inverno per uscire la sera, molto comoda. Tra l'altro ne voglio fare un'altra quest'anno, anche per l'inverno o anche per l'estate. Con la stessa tecnica di questa borsa, quindi del corpo della borsa, ho realizzato un portatablet, anche questo a doppio filo in mélange perché appunto mi piaceva questo effetto, e questa però l'ho realizzata in acrilico e qui si vedono anche dei fili che spuntano perché non li ho nascosti bene e non ci ho fatto la chiusura, nel senso che qui sopra è rimasto aperto. Mi piaceva da tenere in casa, poi un po' colorato, mi piaceva l'idea. Poi come prossimo progetto ho realizzato una copertina che non ho qui perché l'ho regalata, piccolina, con questa tecnica. L'ho realizzata con un filato un po' più spesso, ma è sostanzialmente una mattonella gigante, quindi ho continuato a lavorarla finché non ho realizzato la dimensione che mi piaceva. È un classico progetto che puoi fare seguendo una serie TV, seguendo un film, perché davvero i punti sono gli stessi per tutto il progetto, quindi è anche rilassante realizzarlo, magari se uno torna a casa da scuola o dal lavoro e vuole rilassarsi facendo l'uncinetto, questo è il lavoro perfetto. Poi ho realizzato una serie di progettini invernali che ho indossato tutto l'inverno. Il primo è questa sciarpa, non mi ricordo se l'ho realizzata seguendo un tutorial o no, nel caso vi metto il link sotto in descrizione. Questa l'ho rifatta 2 volte perché la prima volta l'ho fatta troppo corta, la seconda volta ho sbagliato punto. È stato il primo progetto che ho realizzato in costa retro, infatti si vede questo motivo molto bello. Indossata ovviamente non si vede, questa sciarpa ha un problema, ho fatto degli aumenti, non contavo le maglie, quindi per sbaglio ho fatto degli aumenti qui, dovrebbe fermarsi qua. Così fa niente, la terrò come promemoria di non fare aumenti. Quindi però mi piace molto, l'ho indossata tutto l'inverno, anche andare al lavoro. Poi ho realizzato questo cappellino, l'ho realizzato seguendo il tutorial di Cromatico Crochet, molto facile da seguire, anche questo l'ho realizzato in costa retro. Però è davvero molto bello, non è nella mia palette e forse l'ho fatto un filo stretto, ma anche questo l'ho indossato praticamente, non dico tutti i giorni dell'inverno del 2025, ma l'ho indossato davvero tantissimo. Sicuramente quest'inverno ne rifarò un altro perché è davvero molto facile da seguire il tutorial e adatto ai principianti, quindi molto bello. Poi ho realizzato un'altra borsa. Questa l'ho realizzata perché rispetto a questa borsa a spalla molto piccola, ho deciso di farne un'altra che magari potesse contenere, essere un po' più capiente, e è stata la prima borsa che ho realizzato senza seguire un tutorial su YouTube ed è questa qui. Volevo realizzare una borsa un po' più capiente, come vi dicevo, l'ho realizzata a doppio filo e volevo mettermi un po' alla prova e sono davvero soddisfatta del risultato. Ovviamente ci sono un po' dei difetti, tipo l'apertura con gli automatici. Ho seguito un video tutorial, adesso non mi ricordo bene quale, su come attaccare i bottoni automatici all'uncinetto. Si stanno un po' disfando, ci sono dei fili che si vedono che non dovrebbero vedersi, e anche l'attaccatura dell'anello, qui ci sono dei fili che non dovrebbero vedersi. Tra l'altro questa l'ho indossata una sera per uscire e si è disfatta, però davvero questa ero davvero molto soddisfatta, bellissima. Poi mi piace anche il fatto che sia colorata, un blu elettrico molto acceso, anche se non si vede con questa luce, ma poi ho fatto queste 2 righe traforate, davvero bella. Questo era l'ultimo progetto del 2025, poi è iniziato il nuovo anno e ho deciso di realizzare questo cardigan esagonale, questo qui, e su YouTube è pieno zeppo di video tutorial in inglese, forse qualcuno anche in italiano, non sono sicura. È davvero molto facile realizzarlo. È lo stesso di questa mattonella, solo che questa mattonella è quadrata, si chiama cardigan esagonale perché sono 2 mattonelle esagonali unite insieme, qua dietro e sotto. È davvero un progetto
facile da realizzare. Questo l'ho iniziato a gennaio 2026, l'ho terminato a marzo 2026, ci ho messo 2 mesi nel tempo libero perché ovviamente avendo un lavoro full time ci ho lavorato principalmente il weekend e magari la sera. Poi ho realizzato questi 2 cappellini seguendo sempre il tutorial di VM Crochet su YouTube. Questo l'ho realizzato per la festa della mamma a filo singolo invece, non a doppio filo come l'altro, e l'ho fatto colorato con questa alternanza di colori. E questo qui invece per me, tra tutti quelli che ho realizzato, è il mio preferito. Poi mi piace anche il colore, molto bello. Davvero, l'ho indossato anche per andare al lavoro, soprattutto in questo periodo che inizia a fare caldo. Bello. Ed è un progetto che secondo me in una giornata con calma si può realizzare, anche meno. Poi ho realizzato questo portacuffiette di cui ho pubblicato il vlog con la tecnica del mosaic crochet, quindi è una sorta di mosaico, e è stato un progetto molto carino, molto semplice da realizzare, anche se non sembra, però è anche divertente realizzarlo. Un bel progetto, molto bello. E questo l'ho realizzato seguendo il tutorial di Crochet by Jessie, tutorial su YouTube in inglese. Poi ho realizzato una serie di sottobicchieri a spirale. Di questi sottobicchieri ho realizzato il tutorial su YouTube, quindi se volete realizzarli, tutorial in italiano, se volete realizzarli vi metto il link sotto in descrizione. Si utilizzano quasi tutti i punti base, su YouTube comunque in inglese ci sono tantissimi video tutorial per realizzarli, molto carini. Poi in realtà nel corso di quest'anno ho realizzato una serie di mattonelle sparse come quelle che vi ho fatto vedere all'inizio, quella traforata di Julien Crochet e tra la Granny Square classica. Ho realizzato tutte queste mattonelle. Questa è una mattonella solida che tra l'altro ho sbagliato perché è tutta simmetrica. Poi ne ho realizzate anche queste qui senza uno scopo ben preciso, non so cosa volessi farci. E poi ho realizzato anche queste mattonelle sempre con la tecnica del Granny Square, quindi stessa mattonella bianca che vi ho fatto vedere prima, l'ho realizzata a doppio filo. Ne ho realizzate ben 4 di queste, ma non so cosa realizzarci in realtà, vedremo. Poi ci sono 2 progetti non finiti. Questo l'ho realizzato a doppio filo come il cappellino bianco e rosa, però non so perché non l'ho continuato, non so sinceramente se lo finirò. Vedrò cosa farci, se continuarlo o disfarlo tutto. E poi stavo realizzando qualche mese fa, questa è una maglietta, questa dovrebbe essere la fascia da mettere in vita elastica, e l'ho realizzata seguendo il pattern di una ragazza che mi ha regalato un pattern che io potevo scegliere dal suo sito, e quindi stavo realizzando appunto la sua maglietta. Non so perché non l'ho finita in realtà, mi ero dimenticata di averla, però mi piacerebbe finirla in realtà questa, anche perché manca tutta la parte superiore, vediamo. Poi siamo arrivati agli ultimi 2 progetti. Allora, il penultimo progetto, che è anche quello più soddisfacente, è stato un cardigan. Allora, in teoria dovrebbe essere un cardigan o un top, io l'ho fatto diventare un gilet perché l'ho fatto smanicato. Ho comprato il pattern sul sito di Jules Makes, il PDF è davvero fatto bene, è in inglese, ed è questo qui. È un cardigan, un gilet traforato, bellissimo. Non l'ho ancora messo, qui si apre, è bellissimo. Non vedo l'ora di metterlo, bellissimo. Questo è l'ultimo grande progetto che ho fatto, quindi non vedo l'ora di metterlo, magari con una canotta bianca, un pantalone bianco, secondo me sta molto bene. Poi come ultimissimo progetto ho fatto questa mattonella, ho seguito il tutorial su YouTube in inglese di questa ragazza qui. Sinceramente non so cosa farci, però secondo me è molto elegante e mi piacerebbe unirle, magari farci o un gilet o un poncho, un cardigan, insomma qualcosa, oppure una tovaglia o una coperta, non so cosa potrei farci. E sembra il classico centrino da mettere in tavola come sottobicchiere, e questo quindi è tutto quello che ho creato nel mio primo anno di uncinetto. Sono passata davvero da questo portachiavi a questo gilet
traforato ed è bellissimo. Il video è finito, ovviamente non ho fatto uncinetto tutti i giorni e se sei un principiante quindi stai cercando delle idee, dei nuovi progetti da fare, spero che questo video ti sia stato utile e se hai delle domande scrivimele pure nei commenti, o se volete vedere qualche video nello specifico sull'uncinetto, su come iniziare o qualche altro tutorial fatemelo sapere e io vi aspetto al prossimo video.